Condire lasagne e cannelloni, gratinare pasta, crespelle e verdure e molto altro. Gli utilizzi della besciamella in cucina sono davvero tantissimi. In questo video la prepareremo insieme in 4 modi, nella versione classica e in altre 3 varianti. Iniziamo dalla versione classica. Si mette a scaldare il latte in un pentolino. In un altro invece si fa sciogliere il burro. Una volta sciolto si aggiunge tutta la farina e si mescola con la frusta fino ad ottenere un composto di color nocciola. Si aggiunge un mestolo di latte caldo e si continua a mescolare con la frusta. Poi si aggiunge tutto il restante latte, il sale e un'abbondante grattata di noce moscata. Si continua a mescolare fino ad ottenere la densità desiderata. Per lasagne e cannelloni servirà una densità media. La prima variante alla ricetta classica è la besciamella senza burro. Si mette a scaldare in un padellino dell'olio e si prepara la base della besciamella con olio e farina. Una volta ottenuta la base si prosegue come nella ricetta classica, con latte caldo, sale e noce moscata, fino ad ottenere la consistenza desiderata. La seconda variante è la besciamella vegana. In questo caso si prepara la base della besciamella con margarina e farina. Si prosegue poi nella ricetta utilizzando latte vegetale al posto del latte vaccino. È possibile utilizzare sia latte di soia, sia latte di riso o di altri cereali. Infine, l'ultima variante è la ricetta senza glutine. In questo caso la base della besciamella si prepara con burro e amido di mais, che non contiene glutine. Gli altri passaggi della ricetta sono uguali a quelli della classica besciamella. È possibile utilizzare anche latte e burro senza lattosio per una versione senza glutine e senza lattosio. Nel caso la besciamella avesse fatto i grumi, è ancora possibile rimediare utilizzando il frullatore ad immersione, oppure passandola in un colino. È possibile conservarla in frigo per un paio di giorni o in freezer per un mese. E tu quale variante della besciamella preferisci? Ti invito a lasciare un commento sotto il video e non dimenticare di iscriverti al canale per altre ricette. Ciao e al prossimo video!